dei cunei. Macchina di lavoro perfetto. Tutto il vapore. Allora adesso, dopo pranzo, mi dedico a questo lavoro, cioè ad aggiustare questa qua, che è la tettoia d'ingresso in casa. Col tempo si è piegata, vediamo se riesco a farvi vedere così, cioè pende un pochino verso valle. Quindi l'idea è quella di metterla di nuovo in bolla e soprattutto togliere tutto quel peso, perché adesso ha tantissimi coppi sopra. Adesso li contiamo, ma saranno una trentina per lato. Sotto ce ne sono 3 per 3 file, quindi 9 sotto, e sopra 3, 6, 9 per 2, quindi 18 più 9, insomma, sia di qua che di là, sono tanti. Sono tanti come peso, anche perché sono coppi in cotto veri, e l'idea insomma è di sostituire con delle lamiere grecate che ho già portato su, rifacendo praticamente lo stesso lavoro ma mettendolo in bolla, quindi in orizzontale, e mettendo praticamente solo 9 coppi, 9 contro 27 se non sbaglio, 27 per ogni falda, quindi 27, 27, 54, invece io ne metterò solo 9 più 9, per cui sicuramente si alleggerisce tanto. E poi rimanendo in orizzontale dovrebbe essere esteticamente anche più carino. Queste sono le lamiere che ho preso, sono lamiere grecate con un isolamento che chiaramente a me non serve qui, però sono comode e diciamo uguali a quelle che ho già sul tetto, per cui esteticamente è tutto bene allineato. È interessante perché si tratta di ritagli di cantiere, quindi pezzi che sarebbero stati buttati e che invece recupero così, me li hanno regalati perché di fatto sono degli scarti. Niente, adesso inizio il lavoro e vado a sostituire. C'è da stare anche un po' attenti perché ogni tanto sotto i coppi si svernano, stanno a riposare piccoli serpenti e topolini, insomma. Ce n'era di peso, altro che... Niente, devo andare dall'altra parte.
C'è una bella tana di topo con tanto di cacche e giaciglio. No, 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 no. Meno male che non è caduto, questo è pesantissimo. C'è di tutto, anche pelli di serpente. Adesso vi faccio vedere il pezzettino di pelle di serpente. Ok. Eccolo. Quindi è venuto qui qualcuno a fare la muta, almeno un pezzettino, perché giustamente se ci sono topolini o altri animali. Dai, mi manca poco. Solo questi pezzi. Chiamato rinforzi. Eccolo, fatto. Oh no. E due. Questa si chiama pulizia. Bene, per oggi ho finito, era solo per vedere se le misure fossero giuste o devo mettere qualche correzione. Per adesso sembra tutto ok, continuerò ovviamente domani perché qui sta tramontando il sole. Sto realizzando delle sagome per il tettuccio. In questo modo andranno a seguire perfettamente il profilo dei sassi e potrò mettere la malta senza che questa cada giù, perché tra il tettuccio e le vecchie perline e il muro ci sono 10 cm buoni. E io non voglio far cadere la malta, voglio fare un lavoro a filo, per cui metterò queste sotto il tettuccio così, appoggiate al muro. Le avviterò temporaneamente, poi mettendo la malta dall'alto, queste faranno da tappo sotto e quindi la malta prenderà la forma dritta della perlina. Poi a fine lavoro, dopo qualche giorno di asciugatura, tolgo queste e avrò una
diciamo una gettata, direi in linea con le perline e col tettuccio, così che sostanzialmente da sotto non si veda niente. Quindi questa sarà la logica. Andiamo a provarle. Ora, diciamo che anche se c'è qualche piccola fessura intercapedine, da lì la malta non passa perché sarà un po' densa. Ecco fatta. Siccome il tettuccio è leggermente pendente verso valle, oddio, leggermente 6 cm, quindi parecchio, prima di mettere la copertura nuova ho pensato di inserire dei cunei in modo tale da far sì di più o meno livellare, mettere in bolla il dislivello che c'è. Esteticamente dovrebbe essere più gradevole da questo punto di vista, quindi questi andranno sotto, ancorati alle perline, e sopra ci poggerò e avviterò la copertura. Poi il dislivello che si forma verrà tutto coperto dalle scossaline in lattoneria. Quindi questo andrà posizionato così. Ok, allora abbiamo un 4 qui, 5, 6 e 6. Perfetto.
Non vedevo l'ora di usare queste viti, finalmente. In bolla. Perfetto. Voilà, ci siamo quasi. Adesso facciamo il pezzo finale. La sicurezza sul lavoro. Guarda qua. Porca cane. Allora ci abbiamo lì il perno di castagno e poi 50 kg di malta a tenere fermo tutto. Guarda come strette. Vabbè, è un cazzo. Devi fare le cose al contrario. Adesso c'è questa, mi rompo la minchia. Perché qua si sparano, ripeto. Quando tagli su, Eh? non ti conviene scendere? No, perché l'ho fissato in cima. Ah. Ecco, nella puntata di Super Quark versione Chignadi di oggi vi mostriamo un operaio bergamasco all'opera sui tetti. Come va, buon uomo? Dovrebbe andare meglio. Ma che lavoro perfetto, guarda che roba. Ma che copertura! Incredibile. È tribulato un po'? Sì, abbastanza. Abbastanza.
È arrivato il momento di mettere la malta nella parte vicino alla parete, in modo tale che appunto non ci siano più ingressi per gli animaletti, e poi per completare un pochino il lavoro del tettuccio. All'opera. Dai, siamo quasi a metà. Voilà. E questo lato è fatto.
Andiamo a provarla. Dunque ho piegato questi altri pezzettini di lamiera e adesso li proverò, vediamo se sono giusti.
Ok, andiamo a provarlo. Ok. Qual è l'idea? Semplicemente che quando cucino su questa piastra a induzione, accade che chiaramente il vapore salendo va nella parte alta della cucina e si appannano tutti i vetri. In questo modo invece l'idea è che il vapore salendo incontri questa piastra, chiamiamola K, e essendo in diagonale verso l'esterno, porti tutto il vapore in direzione della finestra, quindi della zanzariera e all'esterno in sostanza. Se funzionerà, ho risolto questo problema, altrimenti troverò un'altra soluzione. In ogni modo, qui davanti c'è una fascettina che serve perché nel caso in cui ci fosse condensa, le gocce di vapore arrivassero qua giù, potrebbero cadere fuori dalla pentola. Se dovesse succedere, chiaramente non direi che questa cosa non ha funzionato, però lo proviamo e lo scopro tra poco. Ok, allora, quando c'è poco vapore ne entra pochissimo. Quando c'è tanto vapore, invece, rimbalza e torna indietro. Quindi diciamo che funziona a metà. Vediamo se faccio così cosa succede. Allora, così una maggior parete all'interno funziona.